Ladies and gentlemen, oggi iniziamo il viaggio meraviglioso verso la giornata del 4 giugno 2017. Ragazzi, questo video che sto per fare, che vi anticipo sicuramente sarà diviso in più parti, suppongo due, ma lo vedrete insomma pian piano con lo scorrere dei video. L'ho creato nella mia testa centinaia di volte, perché ogni volta mi sono state fatte un sacco di domande riferite al giorno in cui ho vinto nuovamente il campionato nazionale, ma mai diciamo non si è mai affrontata la questione, il viaggio per intero, perché dietro quel giorno ci sono un'infinità di retroscena che non ho mai avuto modo di diciamo di raccontare. Io torno molto spesso col pensiero a quel giorno, non tanto per la gara in sé, perché io in realtà non sono un tipo nostalgico, quindi non sono una persona che, come posso dire, ricordo con piacere tutte le esperienze che ho fatto, ma sono una persona che mira più al futuro, a quello che verrà, come sempre. E soprattutto do il peso, secondo me magari giusto anche, alle vittorie simboliche, materiali, come volete definirle, insomma. Ma torno un sacco, ripeto, a quel giorno, semplicemente perché ricordo quel giorno come una giornata perfetta. Nel senso, vi sarà capitato un sacco di volte di immaginarvi, diciamo, degli scenari in testa. Sarebbe bello se questa cosa andasse così, se poi succedesse questo. Io dico sempre, come se si fosse al centro, diciamo, di una storia, come se si fosse il protagonista di una storia. Quel giorno lo ricordo esattamente come questo, il giorno in cui tutto andò esattamente come mi ero sempre immaginato che dovesse andare. E questa è la cosa che mi ha colpito veramente di quella giornata, e il modo per cui comunque la ricordo come una, se non la giornata migliore della mia vita, sicuramente. E penso questo sia anche il motivo per cui tuttora sia così ricordata. Io lì per lì mi accorsi che, diciamo, come vedremo poi nella parte, diciamo, decisiva di questo racconto storico, che era stato percepito in modo importante da tutte le persone che erano lì, quello che era, diciamo, che volevo comunicare. Era come se in quel momento veramente tutto il luogo di gara fosse connesso, in poche parole. Però non avrei mai pensato che questa cosa si sarebbe protratta per così tanti anni, diciamo, perché vedo che tuttora molti vogliono tornare, diciamo, con la mente a quel giorno, nel senso, quando parlano, diciamo, delle gare, diciamo, attuali, molti dicono le gare si sono fermate quel giorno, quindi quel giorno ha fatto proprio da spartiacque, e quindi qualcosa di importante sicuramente è successo. Però qual è il fatto? Che il motivo per cui quella giornata per me è così importante è perché io conosco tutto il quadro che ha portato a quella giornata, e il quadro di cui voglio parlarvi, la storia nella sua interezza, inizia anni prima, fondamentalmente. E quindi questo è il motivo per cui questo video sarà lungo, perché adesso inizierò tutto il percorso di quello che, diciamo, ha portato proprio la mia psicologia ad essere in un determinato modo, e diciamo che ha generato questa cascata di eventi. Quindi noi andremo a parlare di quel giorno, del 4 giugno 2017, solo nella parte successiva di questo video, o nelle parti successive, a seconda di come verrà strutturato, di questo video. Quindi dobbiamo iniziare parlando del mio rapporto con le gare, ok? Quindi dobbiamo tornare un bel po' indietro nel tempo. Allora, io ho iniziato calisthenics nel 2010 e nel 2011 mi arrivò l'invito su YouTube della Federazione Mondiale per partecipare al primo mondiale di calisthenics. Io, ricevendo questo invito su YouTube, sinceramente non pensavo fosse un invito reale, pensavo fosse una sorta di commento così, un messaggio scam, qualcosa del genere, e quindi io non partecipai a questo primo mondiale. Questo anche per farvi già capire il mio modo un po' approssimativo di pormi rispetto alle gare, insomma, ho detto vabbè, sarà una cosa vera, insomma, così, e quindi ho lasciato andare questo messaggio. Quando poi ho visto che effettivamente questo mondiale c'era stato, io ho detto no, accidenti, ci voglio andare, insomma, perché
per me era anche un'occasione importante per conoscere tutti gli atleti che io insomma avevo visto nei video e cose varie, quindi ci tenevo particolarmente. E l'anno dopo e anche l'anno successivo io partecipai appunto quindi al secondo e al terzo mondiale di calisthenics. E fu un'esperienza incredibile, proprio magnifica, perché sembrava proprio, io dico sempre, di stare in una realtà parallela in cui tutte le persone conoscevano il calisthenics, tutte le persone si allenavano, cosa che comunque in Italia ancora non si faceva. Però si vedeva insomma che le prime gare erano primordiali fondamentalmente, quindi ha avuto diciamo la soddisfazione di conoscere insomma gli altri atleti e cose varie. Io come detto non avevo questo grandissimo incentivo nel voler continuare quel tipo di gare. Cerco di farvi un excursus completo ragazzi senza soffermarmi troppo sul pre diciamo. E l'anno dopo, nel 2014, la Barninghet, appunto, che era appena nata comunque non mi ricordo se esattamente l'anno in cui nacque come Barninghet, ma comunque nel 2014 organizzò il primo campionato nazionale. Stessa cosa, inizialmente io ho detto ma campionato nazionale, magari una gara, non so, simbolica, non so perché all'inizio tendo a non dare mai importanza, una reale importanza a questo tipo di iniziative, diciamo, le vedo sempre come cose, magari una gara così simbolica, e invece no, era un campionato nazionale a tutti gli effetti e io non partecipai, feci il giudice. Io partecipai per la prima volta a una gara in Italia qualche mese dopo, nell'occasione della prima Barninghet Cup. Però perché partecipai? Perché c'era una motivazione, diciamo, aggiuntiva, oltre alla gara fondamentalmente. Ossia che in quel periodo noi in Italia eravamo comunque, ovviamente già era qualche anno appunto come ho detto che si faceva, che il calisthenics stava andando, ma eravamo comunque pochi atleti. E io comunque avevo avuto la fortuna di essere sempre stato considerato tra i più forti fondamentalmente, anche perché, ripeto, non è che c'era una competizione così enorme, e questa cosa io ovviamente, cioè, ne ero contento di questa cosa. In quell'anno però uscì fuori un nuovo atleta, un nuovo ragazzo, Vicky Santoro, che era oggettivamente molto forte per, diciamo, il livello appunto del 2014. Più che altro ricordo che era molto particolare il fatto che fosse uscito fondamentalmente dal nulla e che già riuscisse a fare parecchie cose, insomma, molto avanzate, teneva bene le isometrie, era fortissimo negli impossible dip e mi ricordo esprimesse molta leggerezza, diciamo, nell'eseguire le figure. E quindi qual era la situazione? Che io avevo accumulato, diciamo, già quel periodo un po' di hating per vicissitudini varie, ma soprattutto anche le persone che fondamentalmente non avevano hating verso di me, comunque vedevano questo ragazzo in un modo molto importante nella scena italiana e quindi iniziò piano piano a essere visto da molti come l'atleta di punta fondamentalmente della nostra nazione. E probabilmente io percepivo questa cosa, nel senso la percepivo dal punto di vista degli altri, ma anche io notavo che questo ragazzo era particolarmente forte e questa cosa sicuramente mi accese un po' la scintilla di dire no, io questa persona voglio affrontarla in una gara e voglio batterla perché voglio dimostrare non solo agli altri il mio valore, ma voglio dimostrarlo nuovamente anche a me stesso, perché appunto io percepivo questo ragazzo molto forte adesso nella scena nazionale. E noi ci affrontammo appunto nella gara del 2014, paradossalmente come appunto queste scene se le immagina nella finale, invece no, ci affrontammo agli ottavi, ai quarti di finale, non ricordo precisamente, e io riuscii a vincere, feci il mio primo Hazarian in gara, quindi anche lì io ero una persona che si ingegnava molto nel cercare di massimizzare le proprie capacità nei vari set, ero molto, diciamo, strategico. Questa cosa tornerà anche più avanti, appunto, quando parleremo della gara del 2017. E mi ricordo che questo tipo di vittorie mi toccavano sempre emozionalmente, probabilmente scaricavo. Mi ricordo che piansi, se non sbaglio, vincendo contro Vicky. E io personalmente lì per lì sentii che la gara per me, tra virgolette, fosse finita, nel senso che avevo già raggiunto quello che io volevo raggiungere quel giorno. Poi, la gara andò avanti, ebbi la fortuna di vincere proprio il torneo, quindi vinsi, ottimo. Tornato a casa, passarono un po' di mesi e questa, diciamo, situazione di hating
andò proprio al picco massimo fondamentalmente. Probabilmente io ho un carisma che attira queste cose, insomma. E comunque Vicky continuava ad essere un atleta molto forte, quindi c'era l'anno dopo il campionato nazionale del 2015. Stessa cosa, io diciamo pensai, questa è un'occasione per vincere di nuovo, così per l'ennesima volta, insomma, vinci 2 volte di seguito, la questione è fondamentalmente chiusa. Mi ricordo di questo periodo motivazionale, ne ho parlato anche nel video, insomma, My Story dovrebbe essere su YouTube, che quel periodo, come dicevo io, mi allenavo e correvo e mi allenavo, perché era un periodo in cui ero molto, molto carico. Mi ricordo che persi anche un po' di chili, nel senso iniziai anche a alleggerirmi. Era un periodo che ricordo proprio con un periodo di grande motivazione, in cui raggiunsi svariati obiettivi e cose varie. Iniziai a lavorare molto agli anelli intensamente, insomma mi tolsi le mie soddisfazioni a livello di allenamento, andai insomma in gara al campionato nazionale e quella volta io e Vicky non ci scontrammo, perché Vicky uscì prima affrontando un altro ragazzo che quel periodo aveva iniziato già a distinguersi molto, ossia Andrea La Rosa. Andrea fu non dico una sorpresissima in quel giorno, perché comunque aveva già messo dei video in cui aveva mostrato il suo progresso, ma il suo miglioramento fu una cosa completamente esponenziale e ci ritrovammo quindi in finale io e lui. La prima dei nostri scontri. Apro un'altra parentesi, io e Andrea ci siamo scontrati 5 volte in totale. Io vinsi il primo e l'ultimo incontro. Vi ho fatto uno spoiler del finale della prima gara che vi stavo narrando. E lui vinse gli altri 3, diciamo, gli altri nostri 3 scontri. 4 di questi 5 scontri furono in finali. E vi dico che sinceramente io penso che le decisioni dei nostri scontri, con tutto che durante le gare ci sono spesso un po' di discussioni, spesso ci sono sempre delle polemiche, io penso che i nostri giudizi finali fossero sempre corretti. Io iniziai questo set, c'è anche appunto il video sul mio canale YouTube, con un set agli anelli, Butterfly, Azarian, il Daptian, insomma una mega combinazione agli anelli, e io sinceramente mi sentivo anche molto carico, vedevo che insomma il set mi usciva facilmente, ero abbastanza sicuro di vincere con quel set. Nella mia testa proprio non c'era ho detto, con un set del genere è veramente difficile perdere, anche perché, ripeto, come ho detto, io ero molto strategico, quindi già tiravo un po' le somme. Lui però iniziò il set comunque con dei piegamenti in plancia alla mano, maltese, e io comunque dissi, beh, insomma, non molto meglio, insomma, di quello che io avrei potuto aspettarmi, dato che nessuno sapeva che lui sapesse fare già i piegamenti in plancia alla mano, ad esempio. Poi, ripeto, nella mia testa il mio avversario doveva essere un'altra persona in quella gara. Set comunque andò avanti e cose varie, e lui finì il set con questa discesa, sembrava che avessimo insomma finito l'energia, anche perché quel giorno di gara era stato un unico giorno di gara dalla mattina alla sera praticamente, e a fine set io lo vidi andare in verticale una mano, dissi vabbè, magari verticale una mano è anche un po' più soggetta alla casualità perché c'è l'equilibrio, dai, magari adesso il set insomma sarà finito. Invece lui da lì scese in plancia una mano e tutti insomma furono like what? Nel senso, nessuno si aspettava una bomba del genere alla fine del set, quindi nonostante appunto io appunto comunque riconoscessi dal mio punto di vista almeno che il mio set fosse un po' superiore, e poi appunto così fu, perché io vinsi quella gara, non potete che constatare che insomma questo ragazzo apparso tra virgolette dal nulla era andato molto vicino con questa sua esibizione a fare un set che potesse contrastare il mio, quindi insomma fu una bella scoperta. Cosa successe poi? Come detto, io non amavo, se non per diciamo altri magari fini secondari, non ero così avvezzo alla competizione, ma soprattutto io sono una persona che in questo appunto genere di ambiti a maggior ragione tende ad annoiarsi facilmente.
Dopo, tra il campionato nazionale e la International Burning It Cup passano 3 mesi praticamente. Un'altra cosa, io non provavo mai i set, provavo solo dei pezzi, diciamo, di set, proprio perché non volevo perdere tempo nel fare cose che magari non facevo in allenamento. Ogni volta appunto che magari finiva il campionato nazionale dicevo, ah, magari adesso mi alleno, insomma, era il periodo che mi allenavo a mare, insomma, spensierato, mi dava un po' fastidio pensare no, perché magari devo provare alcuni pezzi per la gara tra qualche mese. Mi sembrava uno stop troppo, cioè 2 gare troppo vicine dal mio punto di vista. Inoltre, avendo vinto la prima volta, avendo vinto la seconda, io già mi sentivo appagato, nel senso ho detto, ma vuoi vedere, insomma, che gira e gira mi dice, tra virgolette, sempre bene, nel senso a livello proprio di che alla fine succede, diciamo, sempre si vanno a incastrare gli eventi in qualche modo che mi porta, diciamo, fondamentalmente a vincere. Non so, non è una cosa tipo il destino, cose varie, ma non lo so, dai, comunque, nel senso, sono ormai un atleta che fa sto sport da svariati anni, so fare i miei esercizi e cose varie, e in qualche modo va a finire che magari la spunto sempre. Insomma, mi era già entrata, avendo vinto 2 volte di seguito, già dicevo che palle, però insomma mi pare quasi monotono così. E quindi partecipai comunque all'International del 2015. Sinceramente molto, molto demotivato, ma non demotivato, scusatemi, molto così, non molto, un po' annoiato fondamentalmente, ma questa ovviamente non è assolutamente una giustificazione, perché, vi ripeto, io ho visto, voglio raccontare insomma tutto il mio percorso psicologico, quindi uno poi quando va in gara, se vince vince, se perde perde, e io e Andrea ci rincontrammo nella finale di quell'anno, e oggettivamente il set di Andrea era migliore. Furono sempre 2 set vicini, secondo me, ma Andrea vinse, giustamente, e io sinceramente in parte appunto fui contento di questa cosa, proprio per quel motivo che avevo detto prima, nel senso che mi diede motivazione. Cioè la mia prima reazione fu, oh, vedi che posso perdere, cioè magari è strano vederlo da fuori, però non so perché c'era in me questa cosa, magari anche perché io so che le giurie sono imparziali, però magari dico, magari io sono comunque conosciuto da tanto tempo, quindi in qualche modo involontario, è come se fossi, tra virgolette, favorito. Non lo so, io volevo vedere che c'era la possibilità di perdere fondamentalmente, quindi persi e dissi, oh, adesso sì che sono motivato per dimostrare nuovamente, come se mi volessi creare una sorta di nuovo rivale, tra virgolette anche, no? E quindi io dissi, dai, adesso la prossima volta, al Nazionale 2016, potrò vincere di nuovo, insomma, avrò qualcosa una motivazione per vincere, insomma, avrò un obiettivo per impegnarmi nuovamente nelle gare, che altrimenti, se no, non è che mi motivassero così tanto. Arrivai in finale con Andrea e davanti mi ritrovai un mostro, nel senso che Andrea era fortissimo, era assurda questa cosa, era nettamente più forte.